Pronto gatto, come posso aiutarti? Ciao amico gattofilo! Se stai pensando di adottare un gatto con pedigree, è essenziale partire preparati per poter fare la scelta giusta. Ecco alcune dritte per aiutarti a selezionare un allevamento sicuro e rispettoso. Innanzitutto prenditi il tempo di conoscere la razza che desideri adottare. Un buon allevamento si impegna a preservare le caratteristiche della razza di gatti e a garantire cuccioli sani. Informati prima sulla storia del gatto e sulle caratteristiche comportamentali e fisiche della razza che vuoi adottare per prepararti al meglio ed evitare brutte sorprese. Quando poi sei in contatto con l'allevatore, non esitare a fare tutte le domande che ritieni importanti. Richiedi tutti i documenti necessari, dal microchip alle vaccinazioni, analisi del sangue e pedigree. Ogni dettaglio è fondamentale per garantire la provenienza e la salute del tuo futuro compagno. Fai attenzione a pratiche sospette che potrebbero indicare un atteggiamento dell'allevatore orientato solo al profitto. Il pedigree è un documento dal costo di 30 euro ed è un elemento fondamentale se si desidera acquistare un gatto di razza. Se un allevatore cerca di eludere la consegna del pedigree o offre sconti al suo posto, fai molta attenzione. Se incontri offerte troppo allettanti o sconti esagerati, non ti fidare. Un gatto con pedigree ha un valore e i prezzi troppo bassi possono essere indicativi di pratiche poco etiche. Se poi l'allevatore evita di farti visitare l'allevamento e preferisce incontri in luoghi strani come il casello dell'autostrada invece di mostrarti dove è cresciuto il gattino, e questo diventa un ulteriore campanello d'allarme. Un buon allevamento sarà trasparente riguardo alle condizioni in cui crescono i gatti e ti permetterà di visitare le strutture. Un allevatore serio ti mostrerà con orgoglio l'ambiente in cui crescono i gatti. Evita chi sembra nascondere dettagli o rispondere in modo vago alle tue domande. Un allevatore che ha passione è felice di darti tutte le informazioni senza nemmeno che tu abbia bisogno di chiederle. Purtroppo però non tutti gli allevamenti sono orientati al benessere dei gatti. Alcuni si concentrano sullo sfruttamento per scopi commerciali, lucrando sul benessere animale invece di promuoverlo. Verifica attentamente che l'allevamento rispetti tutte le normative locali e nazionali sulla cura degli animali. Assicurati che gli spazi siano adeguati al numero di gatti presenti, fornendo le giuste risorse per il loro benessere. Controlla se i gattini sono seguiti attentamente e sottoposti a stimoli positivi per una crescita sana. Assicurati che gli ambienti siano igienici, puliti e arricchiti correttamente, pensati per soddisfare le esigenze di cuccioli e adulti. E poi, guarda l'aspetto fisico dei gatti. Devono apparire ben nutriti senza essere in sovrappeso. Controlla se hanno gli occhi vispi, le orecchie pulite e osserva il loro comportamento. Un buon allevamento si riflette in animali rilassati, giocherelloni, attivi e non spaventati. La socializzazione è un aspetto critico per il benessere dei cuccioli. Gli allevatori responsabili creano un ambiente familiare dove i gatti si abituano a varie situazioni, persone e altri animali. Chiedi informazioni sull'approccio dell'allevatore alle prime settimane di vita dei cuccioli. Un allevamento etico si prenderà cura dei gattini sin dai primi giorni, facendoli socializzare con altri individui anche di specie diverse e offrendo loro un ambiente stimolante. Chiedi informazioni sull'approccio dell'allevamento quindi alla socializzazione dei gattini. Informati anche sulla salute dei genitori del gattino e assicurati che gli animali siano vaccinati e ricevano cure veterinarie regolari. Poter conoscere sia la mamma che il papà dei cuccioli è un segno positivo e ti offre un'idea del carattere che potresti aspettarti nei futuri gattini. Questo è un passo importante per garantire che il gatto che adotterai provenga da un ambiente sano e amorevole e sia meno incline quindi a sviluppare problemi comportamentali. Poi, molti allevamenti purtroppo diventano luoghi di abuso, con gatte costrette a cicli continui di gravidanze. Un allevamento serio non avrà sempre cuccioli immediatamente disponibili, rispettando invece il ciclo naturale. Oltre ai documenti ufficiali, cerca referenze di adottanti precedenti. Le esperienze positive di altre persone possono darti una conferma extra sulla reputazione dell'allevatore. Un altro dettaglio cruciale è il momento dell'adozione. Un buon allevamento non darà via i cuccioli prima dei 3 mesi di età e non li separerà dalla madre prima di questo periodo. Questo assicura che i gattini abbiano ricevuto la giusta socializzazione ed educazione nelle prime settimane di vita.
E poi chiedi un contratto di vendita dettagliato e assicurati che l'allevatore sia fiscalmente regolamentato per una transazione sicura. Infine, fai attenzione a come l'allevatore gestisce eventuali problemi. Un professionista etico si assumerà la responsabilità di risolvere qualsiasi problema genetico che possa emergere nei tuoi gatti in futuro. Scegliere con attenzione un allevamento serio è fondamentale, assicurandoti che i tuoi soldi siano investiti nel benessere degli animali. Un allevamento etico comporta diverse spese, tra cure veterinarie, alimentazione di qualità e ambienti adeguati per i gatti. Se sembra essere un affare troppo vantaggioso per essere vero, potrebbe proprio essere così. In Italia purtroppo manca un controllo serio sugli allevamenti e ognuno fa un po' come gli pare, a discapito però dei gatti. Quando si decide di adottare un gattino da un allevamento non etico si aprono diverse sfide e rischi sia per il felino che per il futuro proprietario. Innanzitutto la salute del gattino potrebbe essere compromessa. Gli allevamenti che non seguono pratiche etiche potrebbero trascurare le necessarie cure veterinarie, mettendo così i piccoli a rischio di malattie, parassiti o condizioni ereditarie non individuate. Oltre a problemi di salute, i gatti provenienti da questi contesti potrebbero sviluppare comportamenti indesiderati. La mancanza di attenzione, spazio e socializzazione può portare all'ansia, aggressività o paura degli esseri umani. Da un punto di vista pratico, poi, potrebbe essere necessario affrontare costi veterinari aggiuntivi se il gattino non è stato sottoposto ai controlli veterinari adeguati prima dell'adozione, diventando un onere finanziario significativo. L'adattamento del gattino a un nuovo ambiente potrebbe rilevarsi difficile, poiché la mancanza di una socializzazione adeguata durante la crescita potrebbe portare a comportamenti timidi o aggressivi. Inoltre, sostenere un allevamento non etico ha implicazioni etiche a lungo termine. Contribuire a pratiche dannose e allo sfruttamento degli animali perpetua un ciclo negativo di riproduzione incontrollata e scarsa qualità della vita per gli animali coinvolti. Per evitare tali conseguenze è fondamentale cercare allevamenti etici che mettano al centro il benessere degli animali e rispettino standard elevati di cura ed etica. Premettendo che per me i gatti andrebbero adottati in rifugi o gattili, se diversamente si sceglie di comprare un gatto è necessario essere il più possibile informati. Optare per allevamenti o programmi di adozione responsabile può rappresentare un approccio più sicuro per garantire una vita sana e felice al tuo futuro amico peloso. Se hai domande o vuoi saperne di più sulla vita con il tuo amico felino, lascia un commento qui sotto. Chissà, potrei risponderti nel prossimo video. A presto con altri consigli felini.